Dunque, questa dovrebbe essere l'introduzione di un video che ti faccio vedere subito dopo, in cui ti spiego la storia di questo microfono, ma soprattutto l'evoluzione di questo microfono, che è un SE Electronics che lo producevano intorno ai primi anni 2000. Guarda, si vede? Si vede? Ecco, qua lo vedi? Lo vedi? Si vede che è storto? Guarda, lo giro un po' di più, forse si vede meglio. Non è che sia questa cornice qua, perché questa cornice corrisponde a questa, cioè è uguale. Se io metto questa in questa cornice si vede che è storto, lo vedi che è storto, lo vedi che è storto. Allora il venditore, quando mi ha dato, l'ho trovato su eBay usato come non funzionante, o meglio, non è chiaro se funziona, manca il cavo e ho anche l'alimentatore, ma non so neanche se si accende. Ok, va bene, a quanto lo vendi? Abbiamo optato per un prezzo ragionevole per tutti questi due pezzi di elettronica che potevano non funzionare. Un cavo a 7 poli ce l'avevo per poterlo collegare, e quando mi è arrivato il microfono non funzionava perché dentro lui l'aveva messo nella foto tutto di traverso, in modo che non si vedesse. Così sembra dritto, guarda, così sembra che abbia preso il Viagra. Così invece si capisce che comincia a essere un po' molliccione. E in effetti dentro c'era la capsula spaccata, spezzata in due. Te la faccio vedere, si vede bene qui? Guarda, te la faccio vedere, guarda qui. Questa, la vedi? Guarda che roba, guarda. Non so cosa abbiano fatto a sto microfono, però l'avevano distrutto, al punto che quando l'ho acceso la prima volta, dopo avergli cambiato la capsula, che è la cosa più facile del mondo, che sono 2 fili e una vite, non è che sia una cosa difficile cambiare la capsula in un microfono, no? E allora l'ho aperto, gli ho messo la capsula nuova e il suono che faceva era questo. Questo rumorazzo di fondo non sapevo da dove venisse. Dico, ho sbagliato, si è rotto, è spezzato qualcosa. Ma insomma, l'elettronica di un microfono così, per spaccarla o ci metti la 220 oppure c'è qualcosa che posso aggiustare anch'io, che sono uno scemo del villaggio, hai capito? Ma a fortuna che ho un amico che non è scemo come me, si chiama Rud, e gli ho detto: Rud, perché fa questo ronzio? Io non sa, io deve vedere. Gliel'ho mandato, lui lo guarda, poi lo esamina con la lente di ingrandimento e dice: casualmente mi sono accorto che c'è piccola crepa che gli deve saldare. Che facci, saldo? Salda! Certo, io salda! E lui ha saldato, e dopo che ha saldato il microfono ha ricominciato a funzionare. Quindi praticamente c'era una crepa da qualche parte qui in mezzo in questi circuiti elettrici. Lui ha fatto la saldatura, ha ripristinato il circuito elettrico e il microfono ha ripreso a funzionare regolarmente. A questo punto è solo una questione di suono. Mi piace o non mi piace? Il suono era un po', come dire, c'era molto rumore di fondo. Il rumore di fondo è quella cosa che senti quando tu, chiuso il microfono in un ambiente abbastanza silenzioso, ascolti e senti questo fruscio, che è di poco in questo momento al di sotto del respiro. Cioè, se io sono molto vicino al microfono forse si sente un po' meno. Ma se sono un po' in ambiente e magari parlo in modo così soft, come se ti volessi raccontare: la rava e la fava si incontrarono al mercato e fu subito amore, questo rumore di fondo rimane sotto, no? È quella roba che senti nei filmati su YouTube quando aprono il microfono e dalla musica a un certo punto senti un fruscio. Poi arriva uno che parla, poi rimane il fruscio per un po' e poi si stacca perché tagliano la traccia dell'audio. Ecco, quel rumore lì non deve esserci. Si può usare un noise gate, ma a me piace che il microfono sia silenzioso. Dici, ma cosa vuoi pretendere da un microfono rotto che hai aggiustato? Voglio pretendere. Questo è un microfono a valvolare. Quindi sono andato a ristudiarmi le cose delle valvole che mi ero studiato sull'X1T, che è sempre della SE Electronics a basso costo e che monta la stessa identica valvola che c'è qui, quindi non dovevo neanche andare fuori casa a cercarmi una valvola. Questa valvola qui, guarda, vedi, questa qui. Lo stesso tipo di valvola, che adesso vedi qui, ma non è della Softec, loro montano la loro. Probabilmente questa ha un sacco di anni, ha visto la prima e la seconda guerra mondiale, poi l'hanno montata su questo microfono e quindi non riesce più ad amplificare molto, perché la valvola nei microfoni è quella che amplifica. Quindi se tu cambi la valvola, oltre a cambiare il colore del microfono a seconda della valvola che monti, aumenti anche l'amplificazione del microfono volendo. Come fai ad aumentare? Scegli una valvola che ha una maggiore amplificazione. Io sono andato a cercarmi quella perché ci sono di modello A, B, C che hanno più o meno amplificazione. Nella mia ignoranza sulle valvole ho imparato questa cosa e ho trovato il modello B che il signor Ribera diceva è una bellissima valvola fantastica, la Softec modello B.
Magari l'ha detto in un altro ambito, però se tu estrapoli le parole e gliele metti sopra, è fantastico, l'ha detto il signor Ribera. L'ho comprata, 15 euro, l'ho comprata, sono andato da Strumenti Musicali, me l'ha spedita stamattina, cioè sono velocissimi quei ragazzi. Made in Russia, fatta in Russia. Io ho messo, non ho ancora messo questa, non l'ho ancora messa, la devo mettere ancora. Il rumore di fondo che senti è sulla SE, cioè sulla valvola del X1T, che è un modello A, quindi con una minore amplificazione. Ora io ce ne metto una che ha maggiore amplificazione, probabilmente anche maggiore distorsione, ma devo ancora sentire come suona. Poi ci avevo messo prima la capsula nuova perché si era rotta, te l'ho detto, te l'ho fatta vedere. Ci ho messo un RK87 che è questa roba qua. Se si vede, provo a farti vedere questa. Vedi che ha un doppio corpo? L'RK87, da quel che ho imparato in questi anni, sono un doppio corpo, cioè sono due RK67 sovrapposte più o meno, con un backplate in mezzo, a più amplificazione. Così puoi lavorare meno sulla preamplificazione del microfono rispetto all'RK67. Se più o meno ho capito è una roba di questo genere. Poi chiaramente le capsule variano dal tipo di costruzione. Queste qua sono tutte cinesi, come quasi tutte quelle che trovi in giro. Poi c'è qualcuno che se le costruisce. La SE Electronics è cinese, io sono andato in Cina a prenderle anche perché le trovi a dei prezzi accessibili, cioè non 150-200 euro l'una, altrimenti qua sopra, cioè questa è una banca, vado in banca con questa roba e no, le trovi intorno ai 20, 30, 40 euro, 60 quelle che sono molto più fighe, però sono tutte in Mylar, non c'è neanche una capsula in PVC qui, che sono considerate forse le capsule migliori, ma quindi queste sono tutte in Mylar. Se dai un'occhiata a questo grafico che ho preso da Recording Hacks, ti fa vedere la differenza di suono, cioè qui sono i bassi, qua sono tutte le frequenze basso-medie, questi i medio acuti, e per esempio RK47 ha una serie di ha più bassi sotto i 100 Hz, poi diventa uguale a tutte le altre, poi dal kHz a 10 kHz ha delle grosse variazioni, cioè intorno ai 5, 6, 7 kHz ha più presenza e poi scende in modo da non avere questa ariosità, gli acuti, tutta questa senti che è arioso, che aria, ma anche il paracadute poi sono a posto. E le altre, la K67 per esempio, RK67 e l'87, ha un sacco di acuti qui ed è un po' più ovattata in mezzo alla zona di ascolto che servirebbe a sentire la voce, perché noi abbiamo un calo di udito proprio su questa zona di frequenze qui. Io ci ho montato per adesso, ed è quella che stai sentendo, una RK12, una C12 è chiamata così. La riconosci perché non c'è niente in mezzo, vedi che non c'è il coso in mezzo, sì. Questa qui è una RK47 che ha un unico corpo, un unique body, non ne ha due come la RK87, e ha il suo positivo centrale. Poi un'unica massa, mentre la RK87 ne ha due di masse. E questa RK47 sarà quella che monterò tra poco. Non tra poco perché adesso devo andare a registrare, c'ho della roba da fare, però stanotte probabilmente se dirò a mia moglie che devo uscire con gli amici verrò a cambiare questa capsula. Lei ormai lo sa, mi sopporta. Dicevo, metto la capsula qui perché adesso c'è una RK12 che per me è troppo ariosa. Infatti la RK12, la vedi, C12 replica qui, è ancora molto molto acuta. L'altro sul 87, la RK87 sembrava aspra, il suono lo senti tra un poco nel video, e questo invece dovrebbe risolvermi il problema, aggiunta soprattutto a questa Softtech che ci monterò, che è la versione B, quindi quella con più amplificazione, e quindi dovrei riuscire a ottenere un microfono che non ha mai suonato come prima, cioè l'SE 2200T normalmente avrebbe suonato con un po' di rumore di fondo e molto arioso, pur essendo un po' caldo perché è un valvolare, quello che ti pare, ma non arriverà mai a livello della nuova versione con la Softtech modello B e la RK47 montata. Questo è il seguito del video che l'ho già, il resto è tutto prima, quando ero ancora in oh porca miseria, come suona male, che schifo di microfono, avevo detto. Adesso invece comincia a piacermi, non adesso perché adesso è troppo arioso, è così, poi c'è il rumore di fondo, non mi piace. Gli piace indubbiamente, rispose Lord Henry. A chi non piacerebbe? È una delle migliori opere dell'arte moderna. Vi offro in cambio tutto quello che vi piaccia chiedermi. Desidero possederla. Non mi appartiene, Henry. E di chi è? Di Dorian, naturalmente, rispose il pittore. Fortunato mortale. Com'è tragico, mormorò Dorian Gray,
gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico! Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante. E questa immagine rimarrà sempre giovane. Giovane quale io sono in questa giornata di giugno. Se si potesse realizzare il contrario, se io dovessi rimanere sempre giovane e il ritratto diventasse vecchio. Per questo, oh sì, per questo darei qualunque cosa. Darei la cosa più preziosa del mondo. Darei anche la mia anima per questo. Darei anche la mia anima per questo. È un cavo a 7 poli che è quello che porta l'alimentazione dall'alimentatore qui. Questo microfono ha un leggero rumore di fondo, senti? Cioè, leggero magari no, perché è abbastanza presente, ma questo accade con molte apparecchiature valvolari di vecchio tipo. La stessa cosa però, per esempio, non la fa il Rode NTK. Bene, questo è l'NTK della Rode, però questo è già modificato, vabbè, monta una RK12 e una valvola della Telefunken, quindi ha già un altro suono, è più ovattato, però come senti rumore di fondo non ne ha, non così tanto. Anche se io alzo il suo livello, per quanto io possa alzarlo, vediamo un po'. Sì, ce l'ha un rumore di fondo, ma non è una cosa così pesante come era quella com'è quella dell'SE 2200. Senti la differenza. Questi sono i rumori di fondo di tutti e due i microfoni. Devo dire che appeso come un salame, guarda. Però effettivamente non fa tutto lo stesso rumore che produce l'SE Electronics. Evidentemente c'è una migliore configurazione elettronica, costa anche di più, costava perché adesso non c'è più, e probabilmente come microfono valvolare potrebbe essere migliore. Vabbè, comunque era così, un test, tanto per provarli. NTK, questo, e l'SE 2200T, che è più rumoroso, decisamente più rumoroso del 2200A. Comunque, vabbè. Ci siamo tolti la curiosità. Questa è la valvola originale di questo microfono della SE Electronics ed è una ECC83A. È la stessa identica valvola che monta l'X1T sempre della SE Electronics. E quello che stai sentendo di fatto è il microfono SE Electronics con un'altra valvola. Ha un rumore di fondo leggermente meno forte, senti? È scomparso quasi completamente il ronzio, quindi vuol dire che questa valvola effettivamente comincia ad avere dei problemi. La Softec l'avevo già provata anche nell'X1, funzionava già meglio l'X1 era nuovo. Aveva già questa valvola, aveva un rumore di fondo piuttosto notevole, già cambiandogli una valvola da 15 euro e si risolvevano moltissimi problemi, infatti l'avevo tenuto così. Poi scoprendo che era la stessa valvola l'ho sostituita in questo e effettivamente ho avuto lo stesso identico risultato. È acceso da un'oretta circa e il rumore che senti? Senti, Shh. Effettivamente il risultato con questa valvola nuova è migliore. Ci metto la C12? Potrei provare. Proviamo la C12. Magari funziona bene. Vai a sapere.
Le nuove rivelazioni lo avevano sconvolto. Aveva il sospetto che parte di ciò che gli avevano raccontato fosse impreciso, inesatto, e l'aveva sempre attribuito alle traduzioni, ai passaggi di mano avvenuti nel tempo. E in fondo quel che conta davvero è l'insieme, il concetto, il messaggio, che nonostante i dettagli rimaneva intatto. E poi non se ne era mai davvero interessato. Troppe cose da fare, troppe scadenze. Quelle cose raccontate da tempo immemore sarebbero rimaste fermi come il cielo, con i suoi ritmi regolari. Il sole sorge e poi tramonta, la luna sorge e poi tramonta. Ma quella notte tutti i pezzi del castello si erano sbriciolati. Era come se d'improvviso la collina di fronte si fosse alzata in volo lasciando una buca. Puff! La terra non dovrebbe andarsene via. Camminava verso il parco, lontano dal centro, lontano dalla gente che non sapeva. Era buio pesto e le auto sfrecciavano veloci sull'autostrada poco lontano, in quella zona dove i giornali indicavano continue aggressioni agli sportivi che vi si addentravano per respirare aria buona. Le nuove rivelazioni lo avevano sconvolto. Aveva il sospetto che parte di ciò che gli avevano raccontato fosse impreciso, inesatto, e l'aveva sempre attribuito alle traduzioni, ai passaggi di mano avvenuti nel tempo. In fondo, quel che conta davvero è l'insieme, il concetto, il messaggio che, nonostante i dettagli, rimaneva intatto. E poi non se n'era mai davvero interessato. Troppe cose da fare, troppe scadenze. Quelle cose raccontate da tempo immemore sarebbero rimaste ferme come il cielo, con i suoi ritmi regolari. Il sole sorge e poi tramonta, la luna sorge e poi tramonta. Ma quella notte tutti i pezzi del castello si erano sbriciolati. Era come se d'improvviso la collina di fronte si fosse alzata in volo lasciando una buca. Puff! La terra non dovrebbe volarsene via. Camminava verso il parco, lontano dal centro, lontano dalla gente che non sapeva. Era buio pesto e le auto sfrecciavano veloci sull'autostrada poco lontano, in quella zona dove i giornali indicavano continue aggressioni agli sportivi che vi si addentravano per respirare aria buona durante l'allenamento, terra di frontiera piena di disperati il cui unico credo era sopravvivere. O forse era semplicemente una vita differente. Posso dirti che non tutte le capsule sono uguali, perché ho fatto la prova, l'ho vista la differenza. Pur venendo dalla Cina anche questa capsula, mi sono fatto una ricerca sui forum di quelli esperti che parlano il loro linguaggio, mi sono iscritto al loro portale, non ho fatto domande ma ho letto dappertutto, e alcuni di loro parlavano della dimensione della capsula, cioè il fatto che la capsula fosse... Guarda, questa è, la vedi? Questa roba qui, guarda, ok? Questa è una capsula aperta, è la sua, quella che c'era qui, no? Tutta l'ho smontata per vedere. La dimensione della capsula deve essere di almeno, mi sembra, 14 mm e comunque devi cercare una capsula che abbia delle qualità particolari. Mi sono messo a cercare e alla fine ho trovato questa che mi sembrava carina, non riuscivo a capire la ragione, però 14 mm, vedi, tutta bella dorata. Vabbè, io faccio una prova, vediamo se me la mandano. Allora, mentre aspettavo questa capsula, l'ho ripulito tutto, ho sistemato un altro po', ma non c'era nient'altro da fare, quello che potevo fare l'ho fatto, e continuavo con le altre valvole. Ne ho provate tante, hai visto, poi alla fine sono rimasto sulla Softec, alla fine sono tornato sulla Softec WC, si chiama VC come il cesso, guarda, VC c'è scritto, si vede? Aspetta, metto attaccato, poi lo metti a fuoco, riesci a mettere a fuoco? Non lo metti a fuoco, che caccia miseria. Si chiama così 12A WC. Ci sono 3 tipi di valvole, almeno 3 le principali che ho trovato, A, B e C. Differiscono per il colore che danno al suono,
e è per l'amplificazione. La versione C è quella che dà la maggiore amplificazione, però dovrebbe in teoria essere un po' più flat come suono, cioè non pompare troppo sui bassi e neanche sugli acuti. Alla faccia, se non pompa sui bassi. Il problema era la capsula che usavo. Ho provato la C12, ho provato ma alla fine sono tornato sull'RK87, che è quella che monta originale, la SE, e loro lo sanno, che sono cinesi, le sanno le cose meglio di noi. Ci avevano messo quella capsula lì apposta perché ha un bellissimo equilibrio di suono, però la loro capsula. E io ne ho trovata una che praticamente, evidentemente, riesce ad arrivare a un buon livello, che è quello che senti. Il rumore di fondo che si portava dietro è calato tantissimo, tanto, è veramente andato giù, a sufficienza per poter essere utilizzato con un noise gate anche in studio. C'è un piccolo rumore di fondo che adesso ti faccio sentire, vedi che... Scusa, che faccio... Allora, se io faccio così... Sentito? Scusa, chiudo un'altra volta che si sente tutto sto rumore. Chiudi piano, ecco qua. Questo rumore di fondo che si porta dietro, però è sufficientemente basso per poterlo usare, ma volendo anche in produzione, perché adesso ha un bellissimo suono. Non so se lo userò mai, però... rimetto il noise gate perché non lo sopporto. Ecco, questo ronzio, così la Lexis 3632 mi dà un po' di pace, e anche se parlo piano non si sente tutto quel cacchio di rumore di fondo. Questa capsula te la racconto velocemente, è una la classica capsula, 4 micron, sono 4 micron più questo è scritto dal cinese all'italiano, sono stati bravi però, diaframma di grandi dimensioni, bla bla bla, poi ci sono delle informazioni tecniche di cui non ne so poi molto più di tanto. E alla fine posso semplicemente dirti che questa funziona veramente bene ed è probabilmente una delle migliori capsule che ho provato fra quelle cinesi che ho raccolto qua e là, una delle migliori. Non so per che ragione, ma questa qui per esempio, che pur viene dalla Cina ma da un'altra fabbrica, ma vabbè, che costava meno della metà, se costa poco ci deve essere anche una ragione, era molto molto secca, molto asciutta. Questa qui invece è bella calda, senti che roba, 4 micron di Mylar, tutta dorata, dimmi di sì, ok, va bene. È stato bellissimo. Adesso, dato che sto registrando tutto quello che sto dicendo e lo sto facendo di fianco al Neumann, perché voglio farti sentire la differenza tra... Vabbè che sono in catena microfonica a questo punto tutti e due i microfoni, per cui, come dire, non è il loro suono puro, ma passa attraverso una catena. Qui c'è un preamplificatore che è un Art Tube Pro, sì, ma è piccolino, è veramente una sciocchezza, non riesce a scaldare neanche un microfono, neanche volendo, è un preamplificatore che non scalda nulla, e quindi in realtà questo suono è lo stesso che sentiresti su qualunque altro tipo di probabilmente preamplificatore. Però serve un preamplificatore, anche se è un valvolare, il suono che esce è veramente basso, quindi va preamplificato in ogni caso. Non ci va il Phantom, ma va preamplificato. Ora io ti dovrei leggere qualcosa così tanto per sentire. Facciamo questa cosa di Lord Henry ancora? Sono anni che faccio sempre questa cosa qui. Ok, lo provo, dai. Qui c'è il coso, guarda, stiamo a distanza. Più vicino, vieni qui. Vieni qui vicino a me. Allora, come ti sembra questo microfono? Anzi, facciamo così. Allora, come gli sembra questo microfono? Ah, gli piace indubbiamente, rispose Lord Henry. A chi non piacerebbe? È una delle migliori opere dell'arte moderna. E vi offro in cambio tutto quello che vi piace chiedermi. Desidero possederla. Non mi appartiene, Henry. E di chi è? Di Dorian, naturalmente, rispose il pittore. Arriva Dorian Gray e dice: com'è tragico, mormorò Dorian Gray, gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico. Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante, e questa immagine rimarrà sempre giovane quale io sono in questa giornata di giugno. Oh, se si potesse realizzare il contrario. Se io
E qui si sente un po', senti sotto il ronzio, porca miseria. Se io dovessi rimanere sempre giovane, ma non si sente su questo perché questo è silenzioso. Se io dovessi rimanere sempre giovane e il ritratto diventasse vecchio. E qui il fatto che ci sia il noise gate che ti taglia fuori proprio le cose più basse rompe un po' le palle. Quindi adesso vado a abbassarlo il noise gate, perché vabbè il noise gate, ma dopo non si sente. Non è che puoi urlare per tutta la vita. Vediamo. Allora. E adesso per un po' si sente sotto, no? Sì, un po' c'è. Però va meglio. È molto basso. L'ho appena accennato e secondo me non va bene, ce ne vuole di più, non c'è niente da fare. Se senti questo pi, 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 pi. Questo lo fa perché è terribilmente caldo sto microfono. Il noise gate, quando stai sotto ai 50 Hz e butti delle frequenze in quella gamma di suoni là sotto, si rompe, fa questo rumorino appena deve attaccare. Io devo fare anche un'altra cosa, aspetta. Non si vede. Dunque l'attacco è già un po' basso. Il release appena accennato. Lo lasciamo come taglio a 1.2. Livello a 0 addirittura. Vediamo. Allora dicevo, ho detto alla Lesis di stare un pochettino col taglio, cioè la quantità di suono che deve togliere è leggermente meno, cioè proprio solamente un po', un taglio di 1.2, e poi ho alzato il livello in cui entra in azione il noise gate. In questo modo effettivamente sì, va meglio. Quindi quando arriva Dorian Gray che dice, e qui questo non lo fa perché è pulito, perché e che cacchio, non lo deve fare. Arriva Dorian Gray e dice, fermati. Com'è tragico, mormorò Dorian Gray, gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico. Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante. E questa immagine rimarrà sempre giovane quale io sono in questa giornata. Che cazzo è stato? Sono stato io. Scusa. Smetti, chiudi la porta, porca. Dicevo, com'è tragico, mormorò Dorian Gray, gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico. Io diventerò vecchio, brutto, ripugnante, e questa immagine rimarrà sempre giovane quale io sono in questa giornata di giugno. Ah, se si potesse realizzare il contrario. Se io dovessi rimanere sempre giovane e il ritratto diventasse vecchio. Ecco, per questo darei qualunque cosa, darei la cosa più preziosa del mondo. Darei anche la mia anima per questo. Sì, c'è rimasto un peluzzo di questa roba che secondo me riguarda l'alimentatore che fa del rumore e probabilmente devo cambiare qualche pezzo all'interno dell'alimentatore, ma io non sono un elettronico, quindi devo trovare un'anima pia che mi dica non ti pelo, non ti faccio fuori il porcellino dei risparmi e te lo aggiusto un po', forse. Sì, devo fare una cosa del genere, però non male, considerando che era praticamente morto e sepolto. Invece è tornato, ti sei alzato, alzati, SE 2200T, è vivo, è vivo!
chiudo, questo lo salvo, questo lo salvo. Questa è bella, questa, guarda.